Hanno rivelato Assassin's Creed Black Flag Resynced. Si tratta di un canto del cigno o dell'inizio di un arco di redenzione di Ubisoft? Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e oggi a caldo voglio commentarvi tutte le notizie che sono state svelate sul remake, non remastered, di uno dei pilastri della storia videoludica. Perlomeno il mio Assassin's Creed preferito, non solo perché adoro il tema piratesco, come già affrontato nel video su Windows, ma perché l'ho sempre ritenuto l'apoteosi della saga. Forse perché la storia tra templari e assassini in questo titolo è sempre stata molto marginale rispetto magari al fantasy avventuroso in un'epoca storica specifica. Comunque, bando alle ciance introduttive, cominciamo questa analisi dritto al sodo. Era già nell'aria che stessero lavorando a un remake, una remastered di Black Flag. Sono rimasto molto stupito anche da ciò che hanno rivelato oggi stesso. Cioè, hanno non soltanto affermato che si tratta di un'ottimizzazione per i nuovi sistemi di gioco, portando Black Flag sul nuovo engine Anvil di fattura Ubisoft, ma è stato rivelato che ci sono tantissimi nuovi aggiornamenti alla qualità della vita, delle meccaniche di gioco e tante altre cose. Andiamo un attimo con ordine, perché sì, fenomenale la grafica, ma vediamo cosa ci aspetta davvero il 9 luglio 2026. Arr! Sì, scusate, sono un pochino in hype, cercherò di rimanere il più analitico e oggettivo possibile. Essendo un'avventura a mondo aperto e non un RPG, per quanto alcuni elementi ci siano sempre, è fondamentale che abbiano annunciato la transizione senza caricamenti attraverso la mappa. Potremo infatti approdare e salpare direttamente da ogni porto. Il clima dei Caraibi sarà altrettanto importante per la navigazione e per l'immersione. Il ciclo giorno-notte, le tempeste, le arsure, tutti i grandi movimenti meteorologici potranno anche scaturire in tornadi, grandi onde anomale e una serie di altre condizioni che andranno a modificare la nostra esperienza. Se siete amanti di Assassin's Creed, proprio la modernizzazione del motore di gioco permetterà al nostro caro Edward Kenway di utilizzare tutte le mosse dai titoli più recenti, quindi saremo molto più fluidi sia nel parkour sia nel combattimento. Ho notato che anche l'interfaccia è cambiata, è più moderna, più chiara, tanto quanto anche le meccaniche di stealth. Finalmente potremo accovacciarci in qualsiasi momento e provare a giocare in maniera più silenziosa. Non ci sarà più una sorta di game over, di desincronizzazione nei momenti in cui magari falliremo una missione e dovremo adattarci per riuscire ad ottenere un risultato anche se scoperti. Quindi da un lato avremo un feeling più classico ma al contempo moderno, e dall'altro le meccaniche che erano un pochino più legnose e moleste sono state completamente sistemate. Perlomeno questo è ciò che hanno rivelato. Voglio specificare, come hanno fatto anche a Ubisoft, che si tratta tutto di un mix di cinematiche e motore di gioco, dove fanno vedere come al solito i lati migliori e non i peggiori. Quindi per un giudizio più serio e composto bisognerà aspettare di giocare qualche centinaio di ore di nuovo nei Caraibi, nei panni di Edward. Anche perché ho notato la mancanza di effetti di sangue chiari e ben visibili, magari perché volevano rispettare il PEGI del trailer della rivelazione. Sarebbe un peccato se non ci fosse un'opzione per attivarli. Staremo a vedere. Intanto i combattimenti sono molto più d'azione, più dinamici, più moderni, e se rispettano davvero ciò che hanno mostrato e cercano dunque di portare al pari Black Flag con i titoli più recenti, i quali in mezzo a tutti i difetti perlomeno hanno evoluto tale sistema rendendolo un pochino più verosimile, allora potremo forse dirci soddisfatti, perlomeno per quanto riguarda lo stare sulla terraferma, che ben sapete è solo una parte dell'avventura. Non si può parlare di Black Flag senza parlare di navi, del nostro brigantino, la Jackdaw, signori, il ritorno totale e migliorato, perché non soltanto avremo più personalizzazione per l'equipaggiamento, suppongo abbiano imparato qualcosa da Skull and Bones, ma avremo una profondità tattica data anche dai nostri nuovi ufficiali, e qui l'immersione della vita da pirata prende piede con nuove narrative
narrative che andranno a introdurre questi nuovi personaggi, i quali potenzieranno la nostra Jackdaw sia fuori sia dentro il combattimento. Non avete mai giocato a Black Flag? Lo so, magari vi aspettereste altre navi, ma c'è una solida ragione per cui in realtà Edward è molto affezionato alla Jackdaw e non cambierà mai il suo tipo di nave, per quanto potremo potenziarla e modificarla in varie maniere. Sì, lo so, molti sono rimasti veramente stupiti dal fatto che avremo anche i pet. Immagino abbiano imparato anche da Sea of Thieves. Comunque, Lucy Baldwin, il padre, e l'uomo morto Smith, questi tre nuovi compagni, saranno soltanto una parte delle aggiunte narrative che riguarderanno anche figure storiche come Barba Nera. Ed è proprio il tocco sulla narrazione che mi stuzzica di più. Hanno voluto sottolineare che Black Flag è un'avventura a giocatore singolo, vecchia scuola, riproposta, riammodernata. Ce ne hanno messo di tempo per capirlo che dovevano puntare su un gioco del genere, sul più grande successo della saga. Certo, sarebbe stato molto bello ricevere un nuovo titolo Assassin's Creed con la bandiera nera della pirateria, o comunque qualcosa del genere, una rielaborazione perlomeno di tutta la narrativa originale, o qualcosa di completamente nuovo ispirato a Black Flag, prendendone gli elementi migliori ed esaltandoli come intendono fare con questo remake. Il trend delle remastered dei remake ormai è iniziato da parecchio tempo, però in tal senso il 2026 sarà pieno di titoli. Si potrebbe quasi dire che sta morendo l'originalità creativa. Però ehi, non è proprio giusto sputare nel piatto in cui intendiamo mangiare. Ed io perlomeno intendo rigiocarmi completamente Black Flag quest'estate con la Resynced. Hanno accennato anche a qualche piccolo miglioramento alla narrativa che riguarda appunto l'Abstergo e tutte le motivazioni che ci portano a questa simulazione della vita di Edward Kenway. Non sono granché interessato alla plotline dell'Animus perché ormai, devo ammetterlo, ho perso l'interesse per quell'aspetto della saga, mi ha deluso parecchio, soprattutto con i titoli più recenti. Però, signori, va detto, il grande ritorno al mare caraibico con i nuovi canti marinareschi, amatissimi da tutti noi, con ancora una volta l'immersione esplorativa fra antiche isole, gli abissi marini e le battaglie epocali contro la grande flotta spagnola e l'impero britannico, beh, mi stanno veramente esaltando. Sarà, devo ammetterlo, il momento della riscoperta dell'immersione piratesca. Ultimamente, avevo già detto, è uscito Windrose, ma è soltanto uno dei tanti titoli in arrivo con il tema dei pirati. Sicuramente però Black Flag è stato un caposaldo e lo rimarrà. Credo abbia tutte le carte in tavola questo remake per confermarsi come il più grande titolo mai prodotto da Ubisoft. Se ciò andrà a redimere tutti i grandi errori della casa di sviluppo e pubblicazione, lo scopriremo soltanto vivendo. Ma voi cosa ne pensate? Lasciatemelo scritto nei commenti. Spero di aver rispettato il vostro tempo con questa news flash a caldo, con le mie primissime impressioni sul reveal. Come al solito, grazie davvero per aver cliccato sul teschio del tiranno che batte bandiera nera ultimamente. Anche oggi questo è quanto. Tiranno matto out e ci vediamo con i soliti contenuti tra video e live.